adesso è l'ora dell'aperitivo. Nel centro di Asolo ci sono tantissimi locali, uno più bello e più invitante dell'altro, ma noi abbiamo deciso di provare la piccola e coccola osteria Il Canovino in via Antonio Canova. Qui abbiamo ordinato 2 calici di ottimo prosecco accompagnati da alcune polpette con gusti diversi e uno specialissimo fiore di zuccheri pieno, proprio da non perdere. Il comune di Asolo, in provincia di Treviso, ha una popolazione che supera di poco gli 8.900 abitanti. Il borgo è un'incantevole città fortificata di antiche origini, ricca di storia, arte e cultura, che sorge sulla cima di una collina alla quota di 210 metri, da dove si affaccia sulla pianura sottostante ed è dominata dal Monte Ricco, su cui sorge la rocca medievale. Raggiungere l'area camper di Asolo è semplicissimo. Si imbocca via Forestuzzo in direzione del centro storico, senza preoccuparsi del cartello di limite in altezza di 3 metri, perché si riferisce ad un punto che viene dopo l'area sosta. Questa, dall'imbocco della via, dista circa 1200 metri. All'arrivo si trova una sbarra normalmente chiusa. Bisogna scendere dal camper ed entrare a piedi nell'area per vedere se c'è posto e se è presente il gestore, che provvederà ad aprire la sbarra e a farvi parcheggiare. Eventualmente il gestore può essere contattato telefonicamente al numero di cellulare indicato nel cartello all'ingresso e negli orari indicati arriva in pochi minuti. La sosta è consentita per la durata massima di 48 ore ed il costo è di 10 euro ogni 24 ore. Nel prezzo sono compresi l'allaccio elettrico che eroga almeno 1 kW, lo scarico di grigie e nere ed il carico dell'acqua potabile. L'area è pianeggiante, su ottima posizione panoramica, è immersa nel verde ed è consentito aprire il tendalino con tavolo e sedie. Questa mattina siamo pronti per tornare in centro, dove abbiamo intenzione di visitare i principali punti di interesse del borgo. Confinante con l'area, subito sopra, c'è un grande parcheggio a pagamento senza servizi, utile nel caso in cui l'area sia piena. Il centro di Asolo da qui dista circa 800 metri a piedi, ma su un percorso in costante salita per circa 55 metri di dislivello. D'altra parte, vista la conformazione del territorio, più in su non si potevano certo far arrivare i camper. Asolo è un luogo magico dove il tempo sembra essersi fermato. Il borgo antico è un gioiello incastonato tra le colline trevigiane, una città medievale che incanta per la sua atmosfera romantica e le sue vie strette e tortuose. 1489-1510 Caterina Cornaro, regina di Cipro, Armenia e Gerusalemme, è signora di Asolo. 1924 muore Eleonora Duse, sepolta a Sant'Anna. 1993 muore la viaggiatrice Freya Stark, sepolta a Sant'Anna. Oltrepassando il portello di Castelfranco ci sembra davvero di fare un salto nel passato. Il centro storico medievale è caratterizzato da lunghi portici, da numerosi palazzi affrescati appartenuti a nobili famiglie, oltre ai più famosi edifici come il quattrocentesco Palazzo della Ragione, attuale sede del Museo Civico, che ci apprestiamo ad andare a visitare. Perdersi tra i vicoli di Asolo è un'esperienza unica. Ogni angolo nasconde una sorpresa, una piccola piazza, un giardino segreto, una bottega artigiana. Tutto qui è rimasto come un tempo, perfettamente integro e ben curato. È il posto perfetto per rilassarsi, per immergersi nella storia e nella cultura e per godersi la bellezza della natura, scoprendo un angolo d'Italia rimasto ancora autentico.
Ragazzi, passeggiando per il centro sotto i portici si sente un profumo incredibile e ci siamo fermati. Ecco, buongiorno, sto preparando le frittelle alla veneziana che sono con l'uvetta, belle calde, il vin brûlée una volta con tanta frutta, la pinza che è un dolce tipico con farina di polenta, mele, uvetta, fichi, noci, niente zuccheri e poi la cucino in forno a legna. Questa è la tradizione che abbiamo qui oggi. Ottimo, complimenti dai. Grazie. Eccoci all'imbocco di via Regina Cornaro, circondata da palazzi storici e caratteristici negozi. Qui troviamo l'attuale sede del Museo Civico di Asolo. Il museo occupa il Palazzo del Vescovado e l'edificio della Loggia della Ragione. La biglietteria è anche la sede dell'Ufficio Informazioni Turistiche, dove abbiamo trovato ad accoglierci dei giovani molto preparati e davvero disponibili a darci tante informazioni e diversi buoni consigli. L'ingresso al museo costa 5 euro, ma è possibile acquistare il biglietto cumulativo per visitare anche il castello e la fortezza, al costo complessivo di 9 euro. Il recente riallestimento del museo coinvolge lo spettatore in diversi ambiti della storia e della cultura di Asolo. Troviamo la sezione archeologica, che comprende materiali databili dall'età preistorica fino all'epoca rinascimentale, rinvenuti sia nel centro storico di Asolo sia nel territorio circostante. Necropoli romana. C'è poi la Pinacoteca, dove sono esposti interessanti ed importanti dipinti, anche di autori quali Luca Giordano, Bernardo Strozzi e Bernardo Bellotto. Entriamo nella grande sala della Ragione. Sulla cornice lungo il perimetro sono affrescati gli stemmi delle famiglie che hanno governato la città. Alle due estremità della stanza si trovano gli elementi più significativi. Da una parte il maestoso Paride, statua di marmo realizzata dalla scuola di Antonio Canova. Dall'altra parte della sala ammiriamo il cenotafio, monumento sepolcrale che rappresenta il Canova stesso, opera completata dal cugino dopo la morte del maestro. Qui vediamo gli occhiali che furono di Antonio Canova e una mano della statua di Paolina Bonaparte. Un'altra piccola sezione ospita il tesoro della cattedrale, dove sono esposti alcuni paramenti sacri, patrimonio della cattedrale di Asolo. Accediamo ora alle sezioni del museo che per noi sono le più evocative e rappresentative della storia antica e recente della città. Mi riferisco a quelle dedicate alle tre donne di Asolo, Caterina Cornaro, Eleonora Duse e Freya Stark. Il museo ha creato quella che viene indicata come una casa per Eleonora, dove attraverso ritratti, lettere autografe, oggetti, libri, arredi personali, abiti e calzature di scena ci racconta l'affascinante vicenda di Eleonora Duse, divina del teatro. Nata a Vigevano il 3 ottobre 1858, Eleonora Duse, soprannominata la Divina, è considerata la più grande attrice teatrale della sua epoca e è una delle più grandi di tutti i tempi, simbolo indiscusso del teatro moderno. Compì numerose tournée all'estero recitando sempre in italiano. Eleonora Duse morì di polmonite nel corso dell'ultima tournée statunitense a Pittsburgh il 21 aprile 1924. Come aveva lei stessa richiesto, è stata sepolta nel cimitero di Sant'Anna qui ad Asolo, dove aveva una casa. Entriamo ora nella stanza di Freya Stark, dove troviamo diversi spazi interattivi per scoprire l'appassionante vita della viaggiatrice e scrittrice inglese. Nata il 31 gennaio 1893, è considerata la caposcuola del moderno travel writing, quindi anche dei blogger di viaggi come noi. È famosa per le sue esplorazioni in Medio Oriente, le sue opere letterarie e il suo lavoro di cartografia. Viaggiare significa ignorare i fastidi esterni e lasciarsi andare interamente all'esperienza, fondersi con tutto quello che ci circonda, accettare tutto quello che succede. Era questo l'approccio di Freya Stark ad ogni viaggio.
compreso l'ultimo e definitivo, quello della sua dipartita, compiuto il 9 maggio 1993, pochi mesi dopo aver festeggiato il suo 100° compleanno. Eccoci nella stanza dedicata alla regina Caterina Cornaro. Caterina è nata a Venezia il 25 novembre 1454 e, avendo sposato all'età di 15 anni il re di Cipro Giacomo II, divenne regina di quell'isola. Dopo alterne vicende, nel 1489 fu costretta ad abdicare e a cedere il regno di Cipro alla Serenissima. Fece ritorno a Venezia e, in cambio della rinuncia, ottenne in dono la terra e il castello di Asolo, di cui divenne signora, conservando però anche il titolo che era stato del marito di regina di Cipro, di Gerusalemme ed Armenia. Durante la sua permanenza ad Asolo, Caterina Cornaro si circondò di artisti e letterati, tra i quali Giorgione, Lorenzo Lotto e Pietro Bembo. Usciti dal museo passiamo sotto la Loggia della Ragione, costruita nel corso del XV secolo ed affrescata attorno alla metà del XVI secolo. Osserviamo incuriositi una scultura in metallo molto esplicita dello scultore bassanese Severino Morlin, una panchina sulla quale ci si può sedere accanto ad una coppia di giovani e focosi innamorati di bronzo, ma poi ci si rialza subito perché ti sembra di tenere il moccolo. Nota come Castello della Regina Cornaro, in quanto fu dimora di Caterina Cornaro dal 1489, l'edificio difensivo, noto dalle fonti a partire dal X secolo, sorge su uno sperone roccioso posto a sud-ovest delle colline asolane. Edificato probabilmente in legno, fu ricostruito in pietra tra il X e l'XI secolo. Il biglietto d'ingresso alla torre costa 3 euro, ma noi abbiamo già pagato prendendo prima il biglietto cumulativo. La visita alla torre consiste nella salita di una ripida scala che porta ai diversi piani. Ad un certo punto troviamo il meccanismo che faceva muovere le lancette del grande orologio della torre civica. Arrivati in cima, dalla sala campanaria si può godere di un incantevole paesaggio che spazia dal Monte Grappa al centro storico di Asolo. E poi dobbiamo andare di sopra. Riprendiamo la nostra passeggiata, questa volta in direzione del cimitero, che merita senz'altro di essere visitato. Dalla torre dista circa 1100 metri, su un percorso per lo più pianeggiante. Scendiamo lungo la bella via Canova, contornata dai suggestivi portici. Arriviamo alla casa che fu di Eleonora Duse, situata proprio a ridosso della porta di Santa Caterina, nel confine occidentale del borgo antico. Proseguendo incontriamo il lussuoso Hotel Villa Cipriani, che ha sede nel palazzo che fu del poeta inglese Robert Browning. Proseguiamo lungo via Santa Caterina in questo paradiso dei ciclisti. Fino ad arrivare alla casa Longobarda, dalla facciata riccamente scolpita. A questo punto proseguiamo per via Santa Anna, che ci porta dritti alla piccola scalinata della chiesetta di Sant'Anna, che fa parte del convento dei frati cappuccini minori. Entriamo nella piccola ma suggestiva chiesa, nei cui banchi si fermava in preghiera la diva Eleonora. Uscendo, sotto al portico a sinistra, su una lapide è incisa una memoria dedicata dalla poetessa Ada Negri proprio ad Eleonora Duse. Entriamo nel cimitero e qui troviamo subito il sepolcro ove riposa Eleonora Duse, proprio su una terrazza da dove lo sguardo spazia sulla pianura circostante delimitata dal Monte Grappa, secondo quello che fu il suo desiderio. Sento anch'io, in segno di rispetto, il bisogno di accarezzare il freddo marmo della sua tomba.
Pochi metri più in là troviamo la tomba di Freya Stark, grande viaggiatrice che aveva eletto Asolo come il suo luogo del ritorno. Usciamo e ritorniamo sui nostri passi, godendoci pienamente i meravigliosi colori del bosco di fine autunno. Entriamo a vedere la cinquecentesca chiesa di Santa Caterina. E poi torniamo in centro, perché questa mattina, prima di entrare al museo, siamo passati all'osteria Al Bacaro ed abbiamo prenotato un tavolo per le 12:30. Adesso sono già le 12:35 e non vorremmo che ci vendessero il tavolo. In 5 minuti siamo lì. Il locale già da fuori è tutto un programma, con i suoi cartelli ironici ed evocativi. Si tratta di un'osteria tipica che continua a proporre i piatti tradizionali della cucina veneta, sapientemente preparati e serviti con grande professionalità e cortesia da dei fantastici ragazzi. Ovviamente tutto buonissimo e a prezzi davvero tranquilli, consigliatissima. Imbocchiamo via Roma, dove ammiriamo la bella Fontana Maggiore e non manchiamo di fare gli auguri agli sposi. Adesso però abbiamo bisogno anche noi degli auguri, perché a stomaco pieno siamo determinati a salire fin sulla Rocca. Questa solida fortificazione militare è il simbolo della città, ma sorge sul cocuzzolo del Monte Ricco, alla quota di 310 metri, quindi 100 metri esatti più su rispetto a dove siamo ora. Saliamo un po' lungo tortuosi vicoli e poi usciamo dalle mura passando da Porta Colmarion. Qui la via scende ripida, ma non è la nostra strada. Invece, subito alla nostra destra, una interminabile scalinata sale altrettanto ripida, esternamente alle mura di difesa che uniscono il borgo alla fortezza. E in breve abbiamo la sensazione di arrampicarci in mezzo agli ulivi e ai cespugli di lavanda. Il posto è davvero tranquillo e molto suggestivo. Si incontrano poche persone e nessuno parla. L'aria è fine, ma manca il fiato. In 15 minuti esatti, da quando siamo usciti dalle mura, varchiamo la porta d'ingresso alla Rocca. Sei arrivata finalmente? Hai visto? Lì va, se non fatta. Come il museo e la torre civica, è aperta tutto l'anno, soltanto sabato, domenica e festivi, ma con orari diversi nelle varie stagioni. Il costo d'ingresso è di 3 euro, pagamento che però abbiamo già assolto prendendo il biglietto cumulativo al museo. Saliamo gli ultimi 71 gradini di acciaio per arrivare fin sul camminamento sopra le mura. Edificata tra la fine del XII e l'inizio del XIII secolo, ebbe funzioni di presidio della città. Infatti, dai suoi spalti è possibile ammirare tutto il paesaggio circostante, con uno sguardo che, se non ci fosse questa foschia terribile, potrebbe spaziare dalle Dolomiti fino a Venezia. La costruzione del pozzo cisterna utile per la raccolta dell'acqua piovana avvenne tra il XIII e il XIV secolo. Tra il 1379 e il 1393, per iniziativa carrarese prima e completate poi dai veneziani, furono costruite le mura che congiungono la città con la Rocca, che, lunghe circa 1360 metri, erano dotate di 24 torri e di 4 portelli, in corrispondenza delle vie di accesso al borgo. Allora facciamo il conto di quanti gradini si devono percorrere per arrivare qui su. Praticamente sono 222 la rampa quella lunga che abbiamo visto prima, veramente interminabile, e sono anche molto ripidi. Poi ce ne sono 54 in questo tratto, l'ultimo che abbiamo fatto qui, sotto le mura. Questi 6 gradini qui per arrivare all'arco d'ingresso, alle mura. Poi ce ne sono 22 per arrivare alla Guardiola, la biglietteria, quindi 71 per arrivare fin sopra le mura, da dove si vede un bel panorama. Torniamo giù con grande facilità, rientriamo in città sempre da Porta Colmarion
E qui contempliamo la bella vista sulla torre civica che svetta sui tetti. Più giù un locale espone in strada invitanti banchi con prodotti tipici, ma noi passiamo avanti, ci manca ancora da visitare almeno l'antica cattedrale. Il Duomo di Asolo è intitolato a Santa Maria Assunta e la prima citazione del complesso documentata risale al 969. Nel 1584, a seguito di vari interventi succedutisi negli anni, la chiesa doveva avere assunto la struttura che vediamo oggi. La cattedrale si presenta a 3 navate con colonne in pietra. Nell'altare maggiore troneggia la pala dell'Assunta. Accanto 2 preziosi angeli di Giuseppe Bernardi ornano l'altare maggiore in marmo di Carrara, opera di Pasino Canova, nonno di Antonio Canova. Ammiriamo poi la celebre Assunta di Lorenzo Lotto e ancora un'altra splendida pala dell'Assunta, questa volta di Jacopo da Ponte. Usciamo appagati dall'arte che abbiamo ammirato nel Duomo e ci incamminiamo verso il camper, passando sotto i portici di via Browning, dove troviamo splendidi, luminosi ed eleganti negozi di tutti i tipi. Prima di partire verso casa scarichiamo le acque nel camper service. Per uscire dobbiamo aprire la sbarra usando la chiave che ci aveva consegnato il gestore dell'area al nostro arrivo. Poi la chiave va inserita nella cassetta della posta. Speriamo che il nostro racconto vi sia piaciuto e lo abbiate trovato interessante. Seguiteci e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!